All'improvviso un profumo familiare ci capita sotto al naso, così inespiegabilmente, e poi in certi punti della casa specifici. Un profumo che lì per lì non sappiamo neanche riconoscere, ma che ci è stranamente familiare. Ci guardiamo intorno e ci rendiamo conto che non c'è niente che emana quello specifico profumo, però sappiamo che fa parte di noi in qualche modo. Cerchiamo anche di spostarci nella stanza e sentiamo che in un punto poco più lontano la fragranza non si sente più. Torniamo in quel punto e la fragranza è rimasta sempre lì. Sono profumi che ci mandano i nostri defunti, i nostri cari defunti dall'aldilà. E infatti oggi andremo a parlare del perché loro mandano questi profumi, ma perché anche molte volte casualmente in giro per casa sentiamo odori di caffè, di liquirizia, odori di fumo, di lavanda. Questi per esempio sono i profumi che ci manda Padre Pio in determinate circostanze. Ciao, io sono Cecilia e ho passato tanti anni della mia vita a trasformare i miei traumi in consapevolezza. Oggi ti racconto una storia di vita interiore affinché possa esserti d'aiuto per sciogliere i tuoi nodi interiori. Benvenuti e bentornati. Oggi andremo a parlare dei profumi che ci mandano i nostri cari defunti, come ho già detto nell'intro, perché è una modalità in cui loro cercano di comunicare e come sempre ho cercato di canalizzare la motivazione del perché loro si palesano in questa modalità attraverso i registri akashici e i messaggi angelici. Non so ovviamente se a voi è mai successo, a me è successo quando è morta mia nonna nel lontano 2015. All'improvviso io mi trovavo nel salone dell'appartamento di sopra e in un punto specifico, e vi dico anche qual è il punto specifico, dove io lavoravo o studiavo, quindi era un punto in cui avevo una scrivania e dava allo stesso tempo sulle scale che portavano all'appartamento di sotto. All'improvviso io ho sentito una fragranza che però non vi saprei descrivere che tipo di fragranza era, se era di rosa, di arancio, di lavanda, eccetera, perché ce l'ho qui, ce l'ho qui nel naso, ma non so dirvi la fragranza. Scusatemi, ma proprio non la riconosco, ma sapevo che era familiare. E sentivo questo odore fortissimo e sapevo che era della nonna perché era molto molto particolare, era un profumo che tra l'altro per esempio a mia mamma dava fastidio, era troppo forte, mentre a me non dispiaceva, era proprio un profumo particolare, proprio di mia nonna, cioè veramente aveva quell'odore che poteva averlo solo lei, ve lo giuro, poteva averlo solo lei. E infatti io sentii questo odore e dissi: ma com'è possibile che questo odore si trova qui? Comunque la nonna ormai era morta da 2 o 3 mesi, mi sembra, e dico: ma mi sembra strano. E quindi mi sono allontanata, era un salone enorme, dico mi sono allontanata e in altri punti non c'era. Torno in quel punto e c'era ancora. E vi giuro, io ho tirato il più possibile, ho aspirato questo profumo perché volevo capire da dove venisse, quindi cercare di trovare la collocazione. Niente, non c'era. Io ho guardato nella scrivania, ho guardato sotto in mezzo ai libri se tante le volte era finito un qualcosa della nonna che rimandasse questo profumo, non c'era niente. Sono andata da mia mamma e gli ho detto: mamma, ma hai preso il profumo della nonna e l'hai spruzzato di sopra? Dice: no, ma io ormai il profumo abbiamo tolto quasi tutto, quindi il profumo non c'è, io di sicuro non l'ho portato di sopra. E va bene, è finita lì. Dopo un paio di settimane sento il profumo dentro la mia cameretta vicino alla libreria. Allora, io premetto, non uso candele, non uso profumi, quelli per l'ambiente. A me piace il profumo, io vivendo in natura, quindi avendo tanti alberi, tanta natura, tanto verde intorno, approfitto per quella che c'è, che ci dà la natura, quindi non la vado a cercare. Difficilmente ho candele o cose di questo genere, salvo in inverno che tenendo le porte e le finestre chiuse entra meno, però è raro, veramente raro. E in camera, quindi per dirvi che in camera io non tenevo niente di tutto ciò. E vicino alla libreria rieccoti st'odore. Dico: ma però per forza la mamma non ce l'ha portato, non ce l'ha portato nessuno in camera, anche perché era passato ancora più tempo. Dico: dico io non lo so che cos'è, non lo so, però l'odore è della nonna, per forza è della nonna. E niente, però non trovavo una risposta.
Sono andata a cercare online, a trovare un significato ed effettivamente tutti dicevano che questi profumi molto particolari, particolari nel senso che noi le associamo a una determinata persona, sono loro che si manifestano nella nostra stanza. Ed infatti però io ho trovato spiegazioni blande, cioè questo è il succo, quello che vi ho appena detto, e a me ovviamente non basta. Quindi ho voluto canalizzare anche in questo caso il significato di trovare determinati profumi in queste circostanze. E poi parleremo appunto dei profumi che invece ci manda Padre Pio, perché mi è successo anche quello e non sapevo a cosa ricondurlo. Quindi adesso vi leggo quello che è la canalizzazione sul perché i defunti si manifestano in questo modo e cosa ci vogliono dire. Ecco sempre le mie canalizzazioni a zampa di gallina. Allora, adesso vi leggo quello che io ho chiesto e quello che loro mi hanno risposto i registri akashici. Per quale motivo a volte sentiamo dei profumi molto forti e intensi anche se nella stanza non c'è nulla? Sono profumi ostativi. Apro parentesi, io non sapevo che cosa volesse dire profumi ostativi. Dopo, per chi non lo sa, ve lo spiego perché nemmeno io sapevo che cosa volesse dire e ci sono rimasta in shock proprio. Perché è proprio quello che io ho sentito fisicamente, però poi ve lo spiego. Sono profumi ostativi che i vostri cari defunti vogliono inviarvi nel periodo precedente all'attraversamento. No, scusate, non mi viene. Nel periodo precedente all'attraversamento nell'aldilà. Sanno che voi li capterete e non li darete per scontato. Solitamente sono molto intensi e si fanno sentire in punti della casa dove solitamente non si avvertono profumi. I profumi scelti possono essere di fiori come rosa, arancio e ciliegio, ma anche odori o profumi familiari che erano tipici del defunto. Una volta attraversato il bardo, questi profumi si sentiranno sempre meno, fino a scomparire con il tempo. Successivamente le loro apparizioni saranno nei sogni in quanto anima è molto più leggera, oppure con il ritrovamento di piccoli oggetti. I profumi ostativi, perché dopo io gli ho chiesto ma cosa significa profumi ostativi e sono andata a cercarlo anche online. I profumi ostativi creano un ostacolo sensoriale che porta ad un blocco dei pensieri perché è molto impattante. Infatti, effettivamente, poi se voi l'avete mai sentiti, vi renderete conto che quando avete avvertito questi odori è proprio come un muro olfattivo, cioè voi proprio vi fermate perché è talmente forte e intenso, è molto impattante appunto, perché è proprio forte e voi vi chiedete ma com'è possibile? Cioè, poi se qualcuno di voi è successo, vi chiedo per favore, se ve la sentite, di scriverlo nei commenti, perché non mi sono mai confrontata con nessuno su questa cosa, perché mai nessuno me ne ha parlato. Quindi l'ho sempre tenuto per me. Però effettivamente è stato proprio così. E io non sapevo che esistesse proprio questa parola, profumi ostativi. Esiste proprio come modalità di vendita dei profumi. E io non lo sapevo perché io cioè sì, ho dei profumi, compro sempre quelli e gli altri non mi interessa, perché proprio i profumi ostativi sono profumi particolari, impattanti, che creano una sorta di attrito positivo in chi li mette. Proprio perché quando questa persona li scelgono quelle persone che praticamente vogliono far sentire la loro presenza, perché sono impattanti, ma io proprio zero. Zero, 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 non ne avevo la più pallida idea. Ed effettivamente mia nonna si è manifestata con un profumo che era tipico suo. Però ho letto in giro e poi me l'hanno confermato che tendenzialmente si sentono profumi di fiori. Hanno un significato specifico in base al fiore e all'odore che vi hanno fatto sentire. Infatti nell'articolo troverete il profumo dei fiori, alcuni perché sono tantissimi, quelli che più si manifestano. Poi se voi ne avete uno specifico io l'aggiungo e ve lo scrivo poi nel commento e lo metto nell'articolo. Però io adesso ho messo solo quelli più quelli che maggiormente le persone hanno avvertito, e a volte questi possono essere anche i profumi di Padre Pio. Come si fa a distinguerli? Ce l'hanno detto i registri. Il fatto è che una volta che loro attraversano il bardo, questi profumi si sentiranno sempre meno. Che cos'è il bardo? Innanzitutto non ve l'ho spiegato. Il bardo è il luogo in cui le anime,
quando noi moriamo si collocano per un periodo che ora non ricordo se è dai 3 ai 6 mesi, in base al peso dell'anima, in cui l'anima viene ripulita da tutto quello che è successo nella vita terrena per renderla leggera. E quindi loro, attraverso questo bardo che si trova tra la vita terrena e la vita nell'aldilà, possono ancora interagire con loro. Più la loro anima si ripulisce e si innalza, più loro si allontanano da noi e appunto dopo comunicano con altre modalità. Quindi se per esempio la persona quando è defunta, nell'arco che va dai 3 ai 6 mesi continua a mandarvi profumi, molto probabilmente è la vostra persona cara. Se è passato 1 anno, 2 anni, sicuramente sono i profumi di Padre Pio, anche perché poi i profumi di Padre Pio si sentono molto diversamente, sono un po' più, come posso dire, sono più leggeri rispetto a quelli dei defunti. Quelli dei defunti sono proprio un muro veramente fortissimo, è proprio non puoi non sentirlo, mentre i profumi di Padre Pio li senti ma sono più leggeri e svaniscono quasi subito. E infatti i profumi di Padre Pio tantissime persone le hanno sentite e c'è un elenco infinito di profumi di Padre Pio, sono almeno credo una decina, una ventina, ora non ricordo, credo più una decina, e spaziano veramente da qualsiasi cosa, perché c'è il profumo di liquirizia, il profumo di caffè, di rosa, di lavanda, di tabacco, veramente tanti. Ora tutti veramente non li so e li potete andare a leggere nell'articolo e vi capitano anche lì all'improvviso. Io ricordo di aver sentito una volta il profumo di tabacco io lo odio da morire, mi fa venire da vomitare, quindi infatti secondo me non me l'ha più mandato, proprio io lo sento subito. E mi ricordo che ero al lavoro in ufficio e sentii all'improvviso, ma veloce, proprio odore di tabacco, così, come l'ho sentito se n'è andato. E infatti poi sono andata a cercare il significato perché era assurdo, se c'era qualcuno che fumava anche fuori, avesse avuto la finestra aperta ma non l'avevo aperta neanche i miei colleghi perché era inverno, e qualcuno stava magari fumando oppure aveva aperto la bustina per farsi la sigaretta con il tabacco, sarebbe continuata. Invece è stato proprio veloce, cioè è arrivata sotto il naso e poi è sparita. E infatti dico, Madonna, perché comunque c'è veramente, uno si chiede, ma come mai ho sentito una cosa così veloce e non è continua? Perché poi il pallino ti ci viene. E sono andata a cercarlo online ed effettivamente ho trovato riscontro sul fatto che era l'odore di Padre Pio, un profumo che ti manda Padre Pio e c'è anche il significato del perché te l'ha mandato. Un'altra volta invece, all'improvviso era estate, mi trovavo sempre in ufficio e come per l'odore del tabacco all'improvviso l'odore di cioccolata. L'odore di cioccolata calda, perché quella c'ha un profumo specifico, non è la tavoletta. E anche lì, come è arrivata, è sparita subito. Era estate, la cioccolata calda non se la beve nessuno a parte la sottoscritta, che però in quel momento non la beveva perché io amo i dolci, quindi io la cioccolata calda la berrei anche a 400 gradi sotto al sole, ma in quel momento non l'avevo bevuta. E lì subito ho detto questo è un messaggio di Padre Pio e infatti sono andata a vedere perché c'è anche il profumo di cioccolata e anche lì c'era un significato per quel periodo, per quel momento, così come mi è successo anche con l'odore di lavanda e lì l'ho sentito all'improvviso in macchina mentre guidavo, quindi finestrini chiusi, all'improvviso io non uso Abermagic, non uso ste cose e praticamente ho sentito all'improvviso questo odore di lavanda e anche lì come è arrivato subito se n'è andato. A volte Padre Pio, se noi siamo molto vicini, molto diciamo non abbiamo troppo mente razionale, ecco, ci manda dei segnali. Io non sono l'unica, è successo a tantissime altre persone perché ci sono tantissime testimonianze online, potete andarle a cercare perché non l'ho canalizzato io, ma ci sono tantissimi blog dove hanno registrato i vari profumi e i significati. Io l'ho ripresi da questi blog perché ovviamente ce ne sono tanti e non aveva senso ricanalizzarli, anzi ringrazio le persone che poi li hanno messi a disposizione di tutti, me compresa, e quindi io l'ho riportati citando ovviamente la fonte con tutti i loro significati.
Ci sono persone che hanno descritto molti più profumi, per questo prima dicevo se erano 10 o 20, io mi sembrano messi 10, che sono sempre, ripeto, quelli più utilizzati, ma ci sono altre persone che ne hanno trovati tantissimi altri. Tanti, per esempio, sentono due profumi specifici, quello di lavanda e quello d'arancio, ma anche quello di tabacco. Questi tre sono quelli che maggiormente le persone avvertono. Quindi se vi capita andate a vedere il significato, perché molto probabilmente è sempre un solito messaggio che lui manda a voi o comunque le persone nell'aldilà. Ripeto, se persone care, defunte, vi mandano dei profumi di fiori, andate a cercare il significato, perché sicuramente hanno un messaggio per voi. Altrimenti, come vi ho già detto, loro comunicano attraverso i sogni, possono comunicare attraverso i medium oppure attraverso il farvi ritrovare oggetti come i cuori. Soprattutto i cuori vi fanno ritrovare. A me hanno fatto ritrovare tantissimo dei cuori. Le piume tendenzialmente sono più degli angeli. Io infatti in questi giorni, ieri per esempio, ho trovato così casualmente sotto la lavatrice, che è l'unico punto dove non c'ha finestre in casa, una piuma. E lì infatti ho detto E infatti sono uscita e ne ho trovate tante in giro, cioè uscita non è che l'ho trovate fuori casa. Ieri sono andata a camminare e me ne sono capitate veramente tante, quindi loro stanno cercando di mandarmi un qualche tipo di messaggio e quindi dovrò canalizzarlo. Quindi le piume sono tendenzialmente più loro che cercano di attirare la nostra attenzione, così come i numeri doppi. Anche i cuori, però i cuori ho notato anche sono più i defunti. Anche gli animali ce li mandano, perché a me è successo, a me è morta una gattina tanti anni fa, aveva 21 anni, e lei subito dopo il giorno che è deceduta, lei è deceduta il 17 marzo, era sabato, mi ricordo perché c'era il funerale del principe Filippo d'Inghilterra, e il lunedì, mentre mi preparavo per andare al lavoro, sul muro è comparso un cuore di luce. Cioè, si è proprio, ve lo giuro, se adesso ve lo carico, tanto c'ho la foto, è comparso questo cuore dopo 2 giorni che lei era morta e ero sicurissima che era lei. Così quando è morto il nonno. Il nonno è morto dopo che io ho iniziato a intraprendere questo percorso di crescita spirituale, e anche il nonno mi ha manifestato i cuori soprattutto. Mentre la nonna, questa che vi ho raccontato dei profumi, lei si è manifestata sempre solo con i profumi, ma era anche il 2015, quindi ero anche tutto un altro tipo di mio percorso personale. Se questo video ti è stato d'aiuto, segui il canale per non perderti tutti i prossimi video. Io ti aspetto qui ogni lunedì.